I primi giorni in Ecuador sono andati molto bene, l'atmosfera ci è piaciuta subito e Otavalo ci è sembrata la prima tappa ideale per scoprire questo paese. C'è tradizione, c'è natura, c'è cibo, tanti elementi very good. E poi abbiamo fatto l'acquisto del secolo, ok, forse mi sono fatto un po' prendere la mano. Oggi però le cose iniziano a girare parecchio storte. Avevo detto prima che era partita un po' così stamattina. Non è solo il tempo a cambiare, ma anche noi, o meglio io. In questi anni in viaggio la più cagionevole è sempre stata Angelita. Stavolta però sono io ad essere parecchio in difficoltà. Tra malesseri, autostop impossibili e luoghi impensabili, ecco che piega ha preso questo viaggio in Ecuador. Buongiorno ragazzi da Otavalo, questa è la stazione degli autobus. Oggi ci spostiamo e andiamo in un'altra città qua vicino. Adesso questa qua è la stazione, questo è l'autobus per Quito. Il signore sta urlando per cercare clienti che vadano a Quito, ma noi andiamo dall'altra parte. Vediamo un po'. Chiedendo in giro l'abbiamo trovato. Forse. Questo è l'autobus, vediamo. Buenas, questo è por Ibarra? Ah, un altro ancora. Grazie. Alla fine è comparso. Casino. Partiti in fretta e furia ragazzi, oggi l'autobus è completamente pieno, c'è anche gente in piedi. Il viaggio però è corto, una mezz'oretta circa, peccato perché questi sedili sono veramente comodi, devo dire. Arrivati alla stazione degli autobus di Ibarra ci accolgono questi negozietti pienissimi di merce, di leccornie, dolcetti e salati, ma adesso andiamo subito verso il centro della città. Che biscottoni che ci sono, grandi quanto una mano. Questa è la stazione dentro, bella grande e moderna. Comunque ecco, poi ci torniamo per tornare indietro. Sono comparse ragazzi le uova di quaglia. Ci sono queste signore con i banchettini con tutte le uova piccoline. Per qualche motivo alla stazione degli autobus ci sono i lama. Ce ne sono due. Stiamo a distanza perché sappiamo che sputano volentieri da questo lato e da quest'altro. Ammazza ragazzi, se c'è un prodotto che non manca veramente mai è il pollo. Pollo ovunque, pollo in qualsiasi menù, pollo in tutti i mercati. È una cosa incredibile, cioè dimensioni veramente molto più grandi rispetto alla Colombia. Ecco, qua ci sono i parrucchieri da un lato e i polli dall'altro. In questa zona c'è un parrucchiere e un pollaio. Un parrucchiere e un pollaio. Non ci credo. Un parrucchiere che vende però anche salsicce. No, ecco, questo invece è il carnaio e il pollaio. È incredibile, veramente. Continuamente? Continuamente. Guarda, parrucchiere. Ah, qua c'è macellaio. Polli. Parrucchiere. No. È impressionante questo abbinamento, non ci ho mai pensato. Oddio, mi fa morire. Ai, c'è stato un problemino. Mi sa che l'autobus ha tirato giù un pezzo di fili là sopra. Corrente, sì. Sono venuti giù tutti quanti da questo lato. Aia, qualcuno non ha più elettricità oggi. Sì, oggi è andata così. Mentre a Otavalo c'erano i binari ma erano in disuso, qui a Ibarra hanno riattivato un tratto del treno, della ferrovia, e quindi ci sono questi vagoni. Oggi è un treno in realtà turistico che viaggia soltanto per 13 km e poi si torna indietro. Il prezzo è di $11 andata e ritorno. Qui siamo nella piazza centrale, c'è questa bella chiesa, il Signor che vende il gelato. Poi ci sono un sacco di chioschi da questo lato che in realtà sono dei piccoli banchetti dove vendono un po' di cibo e un po' anche di giornali. Ricorda un po' Catania questo chioschetto, anche se devo dire che quella panna davanti con i coni infilzati lì non è niente male. Un attimo, vediamo. Allora, ci sono innanzitutto le fragole tutte ricoperte di cioccolato. Questa panna che viene venduta, mamma mia, la fiera dello zucchero. Devo dire che è invitante, se uno è goloso come me ti attira particolarmente. Comunque Ibarra è il capoluogo della regione dell'Imbabura, ha lo stesso nome della città che c'è in Spagna e infatti l'hanno fondata gli spagnoli nel 1606. Viene chiamata la città bianca, ma è diversa rispetto alle altre città bianche che abbiamo visto finora, perché in realtà in origine non era bianca, ma è stata ricostruita
ricostruita dopo un terremoto. Pensate, nel 1868 c'è stato un fortissimo terremoto, magnitudo 7.7, ha distrutto tutta la città e le persone che sono sopravvissute si sono spostate in un altro villaggio più verso i piedi della montagna e nel frattempo hanno ricostruito la città, solo che ci hanno messo 4 anni, quindi per 4 anni qui non ha vissuto nessuno. L'hanno ricostruita bianca e quindi ha preso questo nome. Devo dire che in Ecuador non si risparmia né sulle piazze né sulle chiese. Adesso è già la terza piazza che vediamo e la sesta chiesa, come minimo. Ce n'è una qua, una di fronte, 2 nell'altra piazza e un'altra nella piazza ancora prima. Anche qui il camion del gas alla musichetta. Dopo aver visto i furgoncini della frutta, qua c'è addirittura il pick-up coperto della frutta. In fondo alla strada si vede il vulcano perché appunto la città di Barra è costruita ai piedi di un vulcano e anche per questo motivo che ci sono stati vari terremoti nel corso della storia. Guarda quanto sono grandi queste statue, ma sono bellissime! Sono 3 bambini che giocano con gli aquiloni. Qui sopra ci sono gli aquiloni che sono fatti con del fil di ferro tipo e quindi si muovono col vento. Bellissima sta statua, mi piace un sacco. Esta è un'altra piazza e esta piazza si chiama della Dolorosa. Sì. La Dolorosa, infatti dice la chiesa, la Devo iglesia. dire che con lo spagnolo non è che stiamo facendo grandi miglioramenti. Dovremmo applicarci un po' di più nonostante Duolingo, nonostante parliamo con le persone. Però. Parliamo a modo nostro. Sì, cioè diciamo capire, capiamo. Ci capiamo, sì, più o meno. Comunque sì, esta è la iglesia della Dolorosa. Chiaro. Carissimo Pinocho, amigos de centopius negros, es donde está doloroso, aquí está la dolorosa. Vamos a bailar esta dolorosa. È impazzito, ragazzi, da quando ha comprato la chitarra non è più lui, cioè canta tutti i giorni, ma la cosa peggiore è che, vabbè, i balletti si sanno, il balletto ormai lo conosciamo. Dalla Colombia ci portiamo il balletto, ma soprattutto si è messo a cantare canzoni italiane in spagnolo, cioè cambiando le parole. E siccome le nostre conoscenze in spagnolo sono così ampie, devo dire che vengono fuori di quelle robe assurde. Momento più unico che raro, ragazzi. Abbiamo trovato il nostro primo ristorante vegetariano. Eccolo qua, c'è l'almuercito, si legge qui fuori. Abbiamo l'almuercito vegetariano e poi qua all'ingresso, ecco qua. Quanta bella roba. Delicioso. Finalmente, ragazzi, riusciamo a fare un pasto completamente vegetariano. Abbiamo la zuppa con le verdure da questo lato, qui abbiamo le polpette di soia, lenticchie, verdure, riso, succo. Muy ricco, 100% natural, ragazzi. Tutto questo a $2,75 a testa. Very good. Siamo entrati un attimo nel mercato perché abbiamo visto che ci sono tutte queste signore che hanno la macchina da cucire, quindi tutte le signore che fanno i vestiti, fanno le sarte, è piena questa zona e quindi abbiamo lasciato un attimo la giacca di Paolo che si era scucita un pezzettino, praticamente la manica è finita dentro la zip. Sì, si sono fatti 3 buchetti in pratica, però sono minuscoli, quindi prima che si rovini del tutto la signora sta già lavorando, ragazzi. È bellissima questa cosa, è bellissima. $1 fa tutto, noi intanto giriamo un po' qua, magari alla ricerca di un caffè, cosa dici? Ecco, magari sì, però non siamo nella zona giusta, mi sa di no, proprio di no. Che ben di Dio, ragazzi, questa sembra la paella. Sì, è vero. Riso giallo. Ci siamo trovati in pratica in mezzo a tutti questi ristoranti alla ricerca del caffè, ma che casino. Guarda come bolle, questi pentoloni. Questi pentoloni enormi che ci sono. E torna fai da te, caffè fai da te. Qua ci ha portato la tazza di acqua e poi via di caffè e zucchero. Lo dico a bassa voce, ragazzi, così la signora non sente, ma quest'acqua sa di pollo. Devo aggiungere un po' di caffè. Copri col caffè.
Senti il tuono sopra, sta arrivando anche la pioggia. Questo è perché tu, caro mio, senza caffè non puoi proprio stare. No, non posso. Qua è più difficile però della Colombia. Colombia Sì. era più facile, qua Sì. non è così comune bere È caffè. tanto istantaneo, non c'è il caffè, quello, il caffè. tinto. Sì. problema se no? Non avere. Eccolo qua il lavoro della signora, in pratica ha chiuso qualche buchetto qua e un buchetto qua e ha fatto tutta questa linea che poi ha riportato anche dall'altra parte per farli sembrare identici. Comunque a malapena si vede, grande signora, ci ha salvato per $1. Ci segue il camion del gas. Comunque nel frattempo ha cominciato a piovere e ha smesso già, quindi sono proprio passeggeri questi mega temporaloni. Attenzione che passa il treno, eccolo qua, comprato il bigliettico e si parte. Qui per accedere al posto dove ci sono tutti gli autobus è necessario pagare un biglietto che costa 20 centesimi a persona. Dopo 3 mesi ormai, 3 mesi ragazzi, 3 mesi che siamo arrivati in Sud America, è arrivata, ha bussato, quella voglia, ha detto, quindi che facciamo? Vuoi andare avanti così, senza di me? No, non posso. Quindi, comunque, Mamma mia, sei teatrale. Comunque, siamo tornati, abbiamo fatto una doccia, siamo riusciti, la cittadina è bellissima la sera con le luci accese, ma lei ha bussato. E ora, ragazzi, dopo 3 mesi, è arrivata con lei, con questa bibita terribile, che sa di chewing gum, ma è lei la protagonista. Ebbene sì, la prima pizza sudamericana, ragazzi, la prima pizza. E dai, Poteva andare meglio. poteva andare meglio, sì. È un po' sottile, croccantina, sì. diciamo. Però se Vabbè. poi c'è anche del ketchup da aggiungere. Croccantissima, Ketchup e maionese. un po' un grissino. Perfetto. Oddio, grissini Torino, prova. Prova Angela. Proviamo la mia. Sono loro. Abbiamo preso 2 misure, Paolo ha preso quella beh. normale, io ho preso quella piccolina perché ho detto non rischio troppo, perché non sapevamo bene come fosse. Allora, siamo impazziti con le recensioni, questa era la meno peggio e va bene così, ragazzi. Va bene così. Non è così male, cioè se non ti aspetti una pizza vera è buona. Vabbè, adesso vediamo. Ok ragazzi, è imbarazzante, lo diciamo chiaramente. Se la consideriamo pizza, ma se la considerassimo pia di pizza o piadizza, allora sì. Con le sue teorie. Allora sì. È accettabile in quanto piadizza. Sono come quelle che ti fai a mezzanotte quando hai fame, torni a casa, tiri fuori una piadina, butti sopra roba e via, te la fai, te la mangi. Che signori stamattina, ragazzi, con il taxi siamo arrivati. Stamattina ragazzi noi siamo andati a botta sicura alla stazione degli autobus chiedendo appunto l'autobus per questa laguna che si chiama Laguna del Cuicocha e ieri ci avevano detto sì non c'è problema, ci sono gli autobus. Oggi siamo andati, in realtà l'autobus era per il paesino qui vicino e una volta arrivati a questo paesino abbiamo scoperto che non era possibile venire con l'autobus, soltanto taxi. Abbiamo chiesto in giro in tutti i modi, camionetas, taxi, abbiamo cercato di condividere, tutto impossibile e quindi abbiamo preso un taxi che ci è costato $5 per venire però ragazzi in questo posto magnifico. Il fiato è veramente corto, siamo a 3200 metri, quindi adesso 4 scalini, non ho più voce e questa però è la vista in questo momento. Oggi ragazzi è una di quelle giornate che sono partite col piede storto già da quando abbiamo guardato fuori, perché questo è il tempo nuvoloso, prima giornata nuvolosa. Qui c'è una meridiana però non sapremo mai l'ora perché oggi il sole appunto non si fa proprio vedere. Ci abbiamo provato stamattina con il nostro solito mantra, si sta aprendo, sembrava quasi stesse funzionando ma in realtà no.
anche se qua le speranze ci sono sempre, perché le nuvole si muovono velocissime, perché essendo così in alto appunto il tempo cambia rapidamente. La laguna del Cuy Cocha è una laguna vulcanica e si vede perfettamente qui dall'alto tutto quello che era il perimetro del cratere del vulcano, dove si è depositata poi l'acqua e si è creata appunto questa laguna. Là in mezzo alle nuvole dobbiamo immaginarci un vulcano, il Cotacachi, alto 4900 passametri, quindi altissimo. In questo momento però è tutto ricoperto dalle nuvole, quindi non lo vediamo, anzi le nuvole stanno scendendo sempre più basse, quindi tra un po' mi sa che scompariremo anche noi. Per la popolazione locale la laguna della Cuy Cocha è considerata un luogo sacro, un luogo dove risiedono gli dei, e quindi lungo tutto il percorso che si può fare, cioè il perimetro dell'intera laguna, ci sono diversi siti importanti. Questo ad esempio è il sito dove venivano fatte le offerte, quindi c'è questa sorta di altare qui davanti che si affaccia proprio sulla laguna. La cosa bella è che hanno lasciato tutti i cartelli in cui ti spiega come erano utilizzate queste zone prima. Questo esempio era il bagno rituale, c'è anche la lingua in lingua, quindi Armana Uku, e infatti di fronte c'è questa specie di fontana da cui usciva l'acqua, una sorta di cascata naturale che arrivava fino qui e ci si poteva bagnare appunto in queste acque. Una cosa super interessante, ragazzi, è il nome che è stato dato a questa laguna, e cioè Cuy Cocha, che nella lingua locale vuol dire Cuy, porcellino d'India, Cocha, acqua, quindi l'acqua del porcellino d'India. Questo perché quest'isola che è in mezzo, ce ne sono due di isole, una delle due ha una forma proprio di porcellino d'India, quindi per questo viene chiamata la laguna del porcellino d'India. Ci vuole un pochino di fantasia, ragazzi, però se si guarda sono queste due gobbettine e allora quasi quasi può sembrare un topolotto. Io non lo vedo. No? No. Devi immaginare, Angela. Tanta fantasia. Immagina, puoi. Eccola la mappa del sentiero che inizia proprio qui. Allora si parte da 3100 in realtà e si arriva a 3450. 12 km tutto il giro attorno alla laguna. Qua ecco è un pezzetto un po' più difficile e si stacca un pochino dalla laguna e ci vogliono 5 ore per farlo tutto quanto. Allora, ragazzi, ma sembra che stia scalando l'Everest. Sono pochi scalini, ma un fiato cortissimo, cortissimo. Eppure siamo da un bel po', comunque sopra il 2005, dalla Colombia. Ma niente, non ci si abitua mai. Guarda, si sta aprendo. Ma sta funzionando, il nostro mantra si sta aprendo. Queste piante sembrano dei carciofi giganti. Il carciofon. Che sbucano qua e là. Sì, ce ne sono tantissimi qua in giro. Siamo arrivati, ragazzi, sul ciglio del cratere. Da questo lato la laguna e dall'altro lato si vede invece tutto il resto, tutto ciò che c'è attorno. C'è un altro vulcano da quel lato, la città di Cotacachi qui sotto, ed è esattamente da dove siamo venuti noi. Qui sotto c'è invece la strada principale che ci ha portato fino a qua. Mamma mia, ragazzi, che posto, ma anche la vegetazione è tutta particolarissima. Che vento che c'è qua sopra, qua in alto, perché è proprio tutto aperto qua. Abbiamo davanti tutto il vento che arriva da questo lato e si continua qua, proprio il punto in cui siamo più a strapiombo di tutti. Ah, che bombolone. Che ridere, ragazzi. Si sente anche qua, tutto quel gruppo è passato con delle casse enormi e Gigi Dag che... L'ultima cosa che mi aspettavo di sentire. Terribile. A una laguna in Ecuador. Gigi Dag. Da qui si vede benissimo che il vulcano di 4944 metri, un po' nascosto adesso tra le nuvole, poi va a scendere. C'è tutto questo versante che va verso le cittadine. Otavaro sullo sfondo, là in fondo un pochino più grande, e l'altra cittadina qui sotto. Adesso il sentiero va avanti, si sale sempre di più, c'è un sacco di gente che viene qua a fare questo trekking, quindi non siamo sicuramente soli, è un posto famoso. Tantissima gente. Non me l'aspettavo. Così c'è più gente qui di quella che abbiamo visto
in Colombia. È Tantissimo, stranissimo, sì, perché in siamo in Ecuador. mezzo alla natura qui, eppure ci sono tutti questi gruppi che sono appunto qui per fare tutto il giro Tanti del turisti sentiero. Sì, esteri. soprattutto Tanti esteri. americani, credo anche per la questione del dollaro, visto che Sì. qua c'è il dollaro americano, e in tanti vengono qui anche per questa comodità, e poi perché chiaramente è un paese bellissimo, ma non che la Colombia sia da meno in realtà. No, esatto. Però qui era sì. diverso, sì. Sì. Errore mio, statunitensi, non americani, che è una parola molto più generica chiaramente, ma ci sono molte persone invece proprio dagli Stati Uniti, quindi precisamente da lì. Eccolo ragazzi, momento più unico che raro, non Paolo ma la cima del vulcano proprio qua dietro. Si sta coprendo. Proprio in questo momento si riesce a vedere. Che spettacolo! La profondità del lago nel punto più basso è di 143 metri, quindi potete immaginare perché questa laguna, guardandola anche dall'alto per la sua forma, questa sua profondità, fosse considerata un luogo sacro. È facile da capire, ma soprattutto sulle due isole centrali cresce una flora e vive una fauna che sono proprio uniche della zona. Le nuvole sembrano fumo, tanto vanno veloci. Salutiamo il vulcano Cotacachi che a breve ci saluta dietro le nuvole. È un vulcano dormiente e quindi è un vulcano inattivo. Comunque è fighissimo essere, ragazzi, circondati da questi vulcani, perché ce n'è uno, due e il terzo là in fondo. L'Ecuador è un paese piccolino ma ha tantissimi vulcani, quindi anche tantissime lagune vulcaniche proprio come questa che abbiamo qui davanti. No, oggi ragazzi proprio non mi sento. Non lo so perché, non riesco proprio a fare niente. Non riesco a camminare, non riesco... Mi sento debolissimo oggi. C'è qualcosa che non quadra. Mi sa che torniamo giù. Avevo detto prima che era partita un po' così stamattina, un po' col piede storto, non solo il tempo. Adesso Paolo che è un po' così. Sono bloccato totale. Adesso piano piano torniamo indietro, torniamo giù. Io stamattina ho anche il ciclo, quindi proprio la giornata perfetta questa, direi. Va bene, niente di grave, sono quelle giornate che ogni tanto succedono, fa parte della vita e del viaggio, quindi tu provi a spingere ma devi rallentare. Tutto bene? Tutto ok? Insomma, non lo so. Vuoi un po' d'acqua? No. Siamo tornati sulla strada principale, ma ragazzi adesso arriva il problema di tornare indietro, perché ovviamente non ci sono taxi qua ad aspettare, quindi dobbiamo sperare in qualche macchina di passaggio che ci dia appunto uno strappo verso la cittadina più vicina. Non è molto trafficata questa strada, sta arrivando un camion lentissimo, però proviamoci perché per ora non è passato nessuno. Con l'inequivocabile gesto della mano che era questo, è andato. Ti è dispiaciuto? Sì, era dispiaciuto, ma niente. Qui c'è quella che sembra una pensilina di un autobus, però per ora non è passato nessun autobus in questa direzione, un paio di macchine ma nessuno che si è fermato. Sì. Proseguiamo ancora un pezzo, sono 9 km fino alla prima città, non credo ce la faremo, però speriamo di riuscire a trovare un'alternativa prima, intanto continuiamo a camminare in quella direzione. È bello che la pensilina c'è tutto scritto in doppia lingua, quindi sia spagnolo che la lingua locale qui sotto, e che ci dice che qua è un centro culturale di questo paesino. Ci provo ragazzi, ci provo. Niente, velocissime, cioè neanche rallentano le macchine. Attenzione, esiste un autobus! Solo che va nella direzione opposta, mannaggia. Questo ragazzi è anche un po' un test per vedere come funziona
L'autostop qui in Ecuador, devo dire male per ora, perché non si è fermato nessuno. Sono passate 5 macchine, ma di 5 0 che si sono fermati, niente, proprio non rallentano nemmeno. La macchina si è fermata, ragazzi. Oh, che carini. Speriamo. Tutta la famigliola. Van a Quiroga? Sì. Podemos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Ciao. Hola. ¿Está regresando de paseo? Sì, sì, sì. sì. Così. ¿Yo? Sí. Valeria. Valeria. Sí. Ah, parece un nombre italiano. Sì, 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 100% italiano también. Angela. Usted Angela Paolo. Paolo. Mucho gusto. Mira, Qui dentro ci sono hoja y due porcellini, ha detto la signora, siamo fermati. Pequeñitos. Sí, son Pequeñitos. pequeñitos. Ah. Cerditos pequeñitos. ¿Usted por dónde vive Italia es así mismo? Qua dietro. Ecco, i signori hanno venduto i porcellini al signore, che adesso se li sta portando a casa. Ah, abbiamo assistito alla consegna. Che roba, ragazzi. Grazie, ciao. L'autostop, ragazzi, è sempre così, si conferma. Pensi che vada malissimo, poi ti basta quella macchina Sì, esatto. con la famiglia carinissima che stava vendendo i maialini e ci ha portato qui alla città da cui possiamo prendere l'autobus adesso per tornare a Otavalo. Abbiamo anche il prezzo dei maialini, perché abbiamo chiesto. Allora, un maialino viene venduto a $50, però ci ha detto che quando è più grande può arrivare fino a 150, un maiale più grande. Parli del maiale e guarda, non Che brutta cosa, però. le orecchie. Ci siamo fermati a mangiare al primo ristorantino che abbiamo trovato, perché vediamo se riusciamo a recuperare un po' di energie così, e quindi abbiamo un piatto di riso, uova. Queste sono tipo delle polpette di patate, cioè purè di patate che viene fatto alla piastra. Vediamo se recuperiamo un po' di energie, cosa dici? Sai che non so che cosa ho. Abbiamo preso l'autobus, adesso torniamo a Otavalo. Devo dire che i prezzi degli autobus sono bassissimi in questa zona. Adesso per tornare mezz'ora di viaggio ci costa 40 centesimi di dollaro, quindi ancora meno in euro. Siamo tornati all'hotel, Paolo intanto è sotto la doccia, vediamo se è una bella doccia calda, che qua è bollentissima, lo aiuta un pochino a riprendersi, a rimettersi in sesto. Mentre tornavamo, ragazzi, sull'autobus abbiamo visto in vari quartieri un cartello che devo dire è un pochino inquietante anche, cioè dice tipo questa zona è vigilata, il ladro se verrà trovato viene bruciato. Ora, questo cartello insomma un po' pesante anche, allora siamo andati a fare un po' di ricerca, ho fatto un po' di ricerca online per capire questa cosa e in pratica è venuto fuori che in molti quartieri qui in Ecuador le persone si stanno organizzando per fare questa sorta di vigilanza in cui se trovano qualcuno che compie dei crimini si fanno praticamente autogiustizia, quindi è come se non avessero fiducia, diciamo, nelle forze dell'ordine, quindi fanno da soli, si uniscono come cittadini per fermare tutti questi crimini. È un po' tosto da leggere su un cartello, devo dire, soprattutto quando passi ci sono vari quartieri che hanno lo stesso cartello, alcuni addirittura avevano un'immagine di un passamontagna sbarrato con scritta la stessa identica cosa. Rinco. Ricco ancora? Completamente. La doccia non è bastata? Spero di dormire tanto stanotte. Non è che ti sei preso un'influenza, vero? Non lo so. Può essere. Ma No. che occhi che hai, tutti rossi. Non ho idea. Non hai idea. È ora di dormire allora adesso, no? Ti fai un bel riposino, ti riposi e ne riparliamo domani? Che faccia? Che faccia? Va bene ragazzi, io e il piccolo malaticcio qui accanto vi salutiamo, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella e mandateci anche qualche hype se vi va e salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon. Ragazzi adesso un bel abbraccione di gruppo, ma è bruttissimo, faccio tutto da sola qua, ma la voce ce l'hai no? Non ce l'hai? No? Ma insomma. No, ti senti un pochino sì, Sì, devo sì. dire di sì, un pochino leggermente sì. Ma abbiamo preso freddo? Eh? Abbiamo preso freddo? Può essere. Caldo, freddo, Caldo, freddo. freddo, sole, pioggia, Vabbè, sarà quello. Ragazzi, vedremo. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés, pero yo le mando mensajito.